Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Infatti realizzeremo insieme la borsa nuvola, l'ho chiamata così un po' per la tipologia di filato utilizzato. So che starete pensando che è super difficile, quasi impossibile realizzare una borsa del genere con questo filato, ma durante il tutorial vi ho mostrato qualche trucchetto utile che vi faciliterà e renderà più scorrevole la lavorazione di questo progetto. Infatti è realizzato con questa tipologia di filato che ha un pelo molto lungo, però alla base comunque abbiamo un cordoncino. Durante il tutorial vi ho spiegato tutti i passaggi utili che comunque vi permetteranno di realizzare una borsa come questa, perché di per sé il progetto è di una facilità estrema, solo che è un po' rallentato dalla tipologia di filato utilizzato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete già provato un filato del genere, se lo provereste, se vi ho fatto venire voglia di provare questa tipologia di filato. Vi leggo per questo progetto ho utilizzato materiali di Edila Ciliacrea, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. La borsa all'interno ha una scocca in neoprene che la rende bella rigida, anche il manico è realizzato in neoprene, io poi l'ho rivestito con lo stesso filato utilizzato per il resto della borsa. Vi ho mostrato tutto durante il tutorial, vi ho dato anche qualche consiglio per quanto riguarda la chiusura, quindi trovate tutte le info durante il tutorial. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo un gomitolo di filato pelliccia fluffy, un pannello preformato e preforato in neoprene, con manico abbinato in neoprene e agganci oro, circa 10 grammi di filato in cotone, uncinetto numero 10, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Ci andiamo a ricavare la scocca che si troverà all'interno della borsa e la andremo a ricavare proprio da questo pannello preformato e preforato. Possiamo utilizzare due metodi: lavorare delle maglie basse all'interno di tutti i fori e poi andarle a cucire, oppure cucire direttamente, cosa che farò io e mi aiuterò con il cotone. Quindi mi taglio un pezzo di cotone abbastanza lungo per poter andare a cucire i due laterali. Ovviamente suddividerò le varie parti, quindi vado a cucire prima questa parte e questa parte e poi successivamente andrò ad unirle al fondo, quindi alla parte più stretta. Scegliamo la colorazione che vogliamo si veda, c'è quella più chiara e quella più scura. Io voglio vedere quella più scura all'interno, quindi vado a piegare il mio pannello in questo modo, vado a piegarlo a metà e vado a far sovrapporre le due parti. Poi fisso il filo, quindi entro nei fori che si trovano sul pannello, faccio una doppia passata così posso bloccare il mio filo. E poi procedo con la cucitura, quindi foro per foro. Ok, ultimo foro, andiamo poi a fare una doppia passata per bloccare bene il filo. Andiamo a fare un nodo. Poi possiamo tagliare il filo e ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali adesso ci dobbiamo occupare della base, ripeteremo lo stesso identico procedimento, quindi andiamo a piegare in questo modo, andiamo ad avvicinare i laterali alla base, facciamo combaciare i forellini, quelli più piccoli,
Andiamo a fissare il filo nello stesso modo e a cucire nello stesso modo. Ripeteremo ovviamente lo stesso procedimento anche sull'altro laterale. Quindi qui inserisco l'ago nel primo foro di entrambe le parti. Blocco il filo nel primo punto, faccio una doppia passata e poi inizio a cucire foro per foro. Anche qui nell'ultimo foro andiamo a bloccare il filo, facciamo sempre una doppia passata, poi facciamo il nodino e nascondiamo il filo. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Fatto questo procedimento avremo tutte le misure utili per la realizzazione del pannello che andrà a creare comunque la borsa. Quindi abbiamo la larghezza che dovrà avere la borsa, l'altezza completa e la profondità. Quindi in base a queste misure possiamo andare a creare il pannello. Andiamo a stabilire le misure. Allora, in questo caso ho 22 cm di larghezza. Come potete vedere ho 22 cm e per quanto riguarda la profondità abbiamo 8 cm. Quindi il nostro pannello, visto che comunque andremo a realizzare un pannello e non andremo a creare un fondo e poi ci alzeremo con il corpo della borsa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo realizzare un pannello di 22 cm a cui dobbiamo aggiungere 8 cm, quindi 4 cm sul lato e 4 cm sull'altro, perché dobbiamo calcolare che faremo un pannello della misura completa e poi andremo a cucire sui due lati e andrà a comporre la borsa. Quindi siccome sarà un pannello che piegheremo a metà e cuciremo sui laterali, dobbiamo aggiungere anche la misura dei laterali. La profondità completa corrisponde ad 8 cm, noi dobbiamo dividerla, quindi sono 4 cm e 4 cm più 22 cm che abbiamo di larghezza sono 30 cm, quindi dovremo realizzare un pannello largo 30 cm. In questo tutorial voglio anche mostrarvi come lavorare con facilità un filato particolare come questo. Quindi prendiamo dei marcapunti perché ci serviranno uncinetto, nel mio caso io utilizzerò il numero 10, ma se avete anche un numero un po' più grande utilizzate anche quello perché le asole è meglio che siano un po' più larghe. Quindi iniziamo facendo un cappio e questa è la parte più semplice. Lasciamo le maglie sempre molto morbide in questo modo. Procediamo facendo delle catenelle. Vi lascerò il numero totale indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che già sappiamo essere 30 centimetri. Quindi procedo facendo la seconda catenella. E cosa facciamo? Con i marcapunti ci andiamo a segnare le catenelle perché è la parte un pochino più complicata a riconoscere le catenelle, perché poi le maglie basse le riusciamo a riconoscere un po' più facilmente. Quindi ci prendiamo dei marcapunti e ci andiamo a segnare tutte le catenelle che facciamo. Questa è la prima. Mi segno anche la seconda, poi tra l'altro è abbastanza semplice andare a segnare perché alla base di questo pelo lungo c'è questo cordoncino un po' più rigido. Quindi noi lo riconosciamo e mettiamo il marcapunti.
faccio la terza catenella e vado a mettere il marcapunti e farò questo procedimento fino a che non raggiungerò la misura che mi occorre. Ci vuole un pochino di pazienza, però comunque l'effetto finale, come avrete visto, è molto bello. Bene, nel mio caso ho lavorato ben 12 catenelle che corrispondono esattamente a 32 cm, ma calcolate che l'ultima catenella che lavoriamo serve per girare, quindi io dalla prima catenella all'11ª ho precisamente 30 cm. Quindi a questo punto passiamo al giro successivo. Quindi dobbiamo andare a lavorare le maglie basse all'interno delle catenelle. Le catenelle le vediamo perfettamente perché le abbiamo segnate con i marcapunti. Quindi la catenella che si trova su questa catenella che utilizzo per girare lo tolgo, vado nel punto successivo, esattamente questo, mi aiuto anche con le dita per far spazio, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Lascio sempre le maglie un po' morbide e tolgo il marcapunti. Il marcapunti lo togliamo solo dopo aver lavorato la maglia bassa, altrimenti ci confondiamo. Passiamo alla catenella successiva, ci aiutiamo sempre con le dita. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Togliamo il marcapunti e procediamo nello stesso modo per ogni catenella sottostante. Qui ho la terza catenella, faccio spazio con il dito e vado a lavorare la maglia bassa. In questo modo riuscirete a lavorare facilmente questa tipologia di filati. Se preferite, se siete comunque alle prime armi, potete anche continuare a segnare i punti, quindi ad ogni maglia bassa mettete i marcapunti così riuscite a capire per bene dove andare poi a lavorare le maglie. In questo caso vi basterà utilizzare comunque sempre le dita e riuscite a capire dove si trova la maglia. Ok, ultima catenella, lavoro anche questo ovviamente a maglia bassa, tolgo il marcapunti ed ora dovremo procedere con la lavorazione della riga successiva. Quindi vedete, le maglie basse sono già più visibili rispetto alla catenella. Faccio una catenella per girare il lavoro, giro il lavoro. Possiamo tranquillamente aiutarci con le dita per capire dove si trova la maglia, quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia. Contate sempre le maglie ad ogni fine riga per capire se avete lavorato tutte le maglie. Quindi questa è la prima, la seconda. Il procedimento ovviamente è sempre lo stesso, però se siete alle prime armi vi consiglio assolutamente di andare a segnare anche le maglie basse, quindi non solo le catenelle iniziali, ma ad ogni punto segnare con il marcapunti.
Procediamo, punto successivo. Allora questo è il punto che abbiamo lavorato, punto successivo, entriamo proprio con il dito nella catenella e poi ci facciamo passare l'uncinetto. Lavoriamo ovviamente a maglia bassa, poi punto successivo, e continueremo in questo modo fino al termine della riga. Ci assicuriamo di aver lavorato tutti i punti, quindi li contiamo man mano e una volta terminata la riga, come potete vedere, questo è il risultato. Per ottenere un effetto più pelosetto andiamo semplicemente a tirare il filo verso l'esterno, ma possiamo farlo tranquillamente a fine lavoro e si procede in questo modo fino a raggiungere la misura in centimetri che ci occorre, che troverete indicata qui in alto. Vi lascerò solo la misura in centimetri perché contare le righe è un po' difficoltoso. Con la misura in centimetri non sbagliamo sicuramente, quindi noi andiamo a lavorare un pannello con queste misure e poi ci vediamo. Il procedimento è sempre lo stesso, ad ogni fine riga facciamo una catenella per girare il lavoro, giriamo il lavoro e procediamo lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa. Ovviamente, come detto prima, se siete alle prime armi, siete principianti o comunque per comodità vi consiglio di andare a segnare ogni punto con il marcapunti, così il lavoro sarà sicuramente più scorrevole e veloce. Quindi raggiungiamo le misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorato tutto il pannello io ho raggiunto esattamente 46 cm. Dobbiamo andare a misurare esattamente da dove c'è la lavorazione, quindi la maglia bassa o la catenella, fino all'altra maglia bassa o catenella. Non dobbiamo calcolare il pelo perché se io calcolassi il pelo ho praticamente 51 cm, quindi dobbiamo calcolare solo la lavorazione all'uncinetto. Io ho 46 cm, ho abbondato di 1 cm rispetto alla misura che ho sul pannello, perché il pannello misura esattamente 45 cm, quindi ho abbondato di 1 cm per trovarmi più comoda con la cucitura. A questo punto dobbiamo andare a cucire il nostro pannello sui due laterali e lo faremo con lo stesso filato, quindi io qui ho terminato la lavorazione. Cosa faccio? Vado a tagliare il filo un po' più lungo e utilizzerò lo stesso filato per andare a cucire. Tiro fuori il filo, prendiamo l'ago da lana, inseriamo il filo all'interno e andremo a cucire in modo veramente molto semplice. Quindi, come abbiamo detto, dobbiamo andare a sovrapporre la lavorazione, facciamo combaciare ovviamente l'ultima riga con l'ultima riga, ci aiutiamo sempre con le dita per capire dove andare a cucire. Quindi vado a prendere l'ultima riga di questo lato, inserisco il dito nell'ultimo punto per aiutarmi, sovrappongo i due lati, vado ad inserire il lago all'interno di questo punto e rientro nel punto, nell'ultimo punto che ho lavorato su questa riga e tiro. Andrò a fare dei punti in maniera molto casuale, l'importante è andarlo a cucire comunque. Teniamoci in ogni caso sempre sul bordo perché abbiamo lavorato comunque un pannello delle dimensioni che ci occorrono per la scocca. Se andiamo a fare dei punti troppo bassi poi magari il pannello si restringe, quindi possiamo lavorare dei punti casuali, sì assolutamente, ma comunque dobbiamo tenerci sempre sul bordo.
Terminata tutta la cucitura andiamo a fare una doppia passata nell'ultimo punto e poi andiamo a nascondere e bloccare il filo tra le maglie. Ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato, con la differenza che dovremo agganciarci con un nuovo filo. A questo punto non ci resta che andare ad applicare la scocca all'interno. Cerchiamo di far combaciare questi lati con la cucitura, tanto comunque riusciamo a percepire la cucitura dove l'abbiamo fatta. Stessa cosa anche sull'altro lato. A questo punto dobbiamo solo andare a cucire il bordo della borsa, quindi del pannello lavorato con il filato pelliccia, alla scocca, e lo faremo con il cotone che abbiamo utilizzato anche per cucire la scocca. Vi ripeto che in alternativa potete andare a rifinire con delle maglie basse all'interno dei fori e poi andare a cucire nello stesso modo. In questo modo andremo a velocizzare un po' il tutto. Quindi vado a bloccare il mio filo proprio dove ho le cuciture sul laterale. E poi inizio a cucire entrando nel foro della scocca e sul bordo del pannello lavorato all'uncinetto. Andiamo a cucire sempre in maniera casuale, però entrando comunque in tutti i fori del bordo e lungo il bordo del pannello all'uncinetto. Non preoccupatevi se il filato pelliccia va a finire all'interno, poi lo portiamo all'esterno. Sistemiamo il tutto a fine lavoro. Andremo a cucire tutto il bordo in questo modo, quindi facciamo con lo stesso filo se riusciamo anche tutto l'altro lato, altrimenti ci agganciamo con un nuovo filo e continuiamo nello stesso modo. Una volta cucita tutta la scocca andremo a bloccare il filo nell'ultimo punto e poi lo facciamo passare per bene tra le maglie, tanto comunque in ogni caso resterà nascosto per via del pelo lungo del filato utilizzato. A questo punto andiamo a sistemare un po' il filato, quindi andiamo a tirare leggermente qui per far fuoriuscire tutto il pelo in modo da ottenere un effetto migliore.
Questo sarà il risultato che otterremo. A questo punto andiamo ad applicare il manico. Volendo potete applicare anche una chiusura o a cerniera oppure una semplice calamita qui al centro per tenerla un po' più chiusa. Prendiamo il manico ai suoi moschettoni che andiamo ad applicare in modo veramente molto semplice qui sul laterale dove abbiamo fatto la cucitura. Noi andiamo a fissare proprio il moschettone, quindi prendiamo il moschettone, lo apriamo e lo facciamo passare proprio dove c'è la cucitura, quindi dove è più rigido noi andiamo ad aiutarci con le dita per far passare il moschettone in questo modo. Ed ecco qui che l'ho applicato, lo applichiamo proprio vicino al bordo, facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Quindi stesso procedimento, mi aiuto con le dita ed ecco qui che avremo applicato anche il manico. Il manico si può lasciare in questo modo oppure avendo del filato avanzato possiamo andarlo a ricoprire con lo stesso filato della borsa. Per ricoprire il manico facciamo un cappio iniziale, utilizziamo sempre lo stesso uncinetto in questo modo e andiamo a lavorare delle maglie basse proprio intorno al manico. Quindi in questo modo prendo il filo, mi porto dietro anche la codina così la nascondo e lavoro una maglia bassa. Procedo fino a ricoprire tutto il mio manico a maglia bassa. Una volta ricoperto tutto il manico tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Per tenere fissa questa lavorazione al manico vi consiglio di utilizzare un goccino di colla sia all'inizio della lavorazione che alla fine, così resterà ben saldo. Fatto questo procedimento poi andiamo anche in questo caso a tirare fuori il pelo lungo del filato, quindi andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto anche per il corpo borsa. Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Abbiamo visto come realizzare in modo abbastanza semplice questo progetto. Vi ho mostrato qualche trucchetto per poter lavorare al meglio in modo un po' più scorrevole questa tipologia di filato che è un po' noiosa da lavorare, ammettiamolo, però per il risultato finale, come potete vedere, ne vale la pena. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai provato questa tipologia di filato, se la provereste e cosa ne pensate del progetto. Condividete questo video con tutte le vostre amiche creative per fargli scoprire il modo semplice di lavorare questo filato. Vi ricordo che i materiali per realizzare questa borsa sono di Edila Cilia Crea, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ci sono disponibili ovviamente anche altre colorazioni. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!